Personalmente una delle spiagge più belle che abbiamo visto qua a Tenerife. Semplicemente incredibile, dovete assolutamente venire qua. È stupenda, pochissimi turisti. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo appunto a Tenerife, siamo arrivati giusto ieri sera. Adesso siamo nella spiaggia Playa Amarilla, che abbiamo visto che sembrava carina. È una piccola caletta che adesso vi mostreremo. Comunque l'obiettivo di questo video sarà quello di portarvi con noi alla scoperta di questa incredibile isola spagnola. Staremo qua una decina di giorni, cercheremo di mostrarvi le attrazioni principali che ci sono appunto sull'isola di Tenerife. Ma adesso iniziamo subito con la prima spiaggia, appunto Playa Amarilla. Playa Amarilla è una piccola caletta molto particolare, infatti non è presente la sabbia, bensì dei sassi neri. Infatti sappiamo che Tenerife è un'isola prettamente vulcanica, è molto piccola, però è carina. Diciamo che se state cercando una spiaggia, comunque un posto dove sdraiarvi più comodi, non ve la consiglierei tanto. In questo momento ci troviamo a Playa de la Teguita, una classica spiaggia Molto grossa. molto grossa, sì. Siamo appena usciti appunto da Playa della Teresita, no, Playa della Teguita. Playa della Teguita, e c'era molto vento, la spiaggia era molto lunga. Adesso in realtà abbiamo ancora un paio di spot da farvi vedere, quindi andiamo subito a vedere il prossimo. Ultimo spot di oggi, quest'arco che vedete alle mie spalle, Arco Tahaco o una cosa del genere, comunque ve lo lascio scritto magari qui, così si capisce meglio. Un posto prevalentemente fotografico, ovvero venite qua, fate due foto e poi andate via. L'arco è carino per carità, ma boh, c'è questo, due cactus e via. Si è fatto tardi, sono praticamente le 7:30, adesso mi sa che dobbiamo tornare a casa, farci le docce e poi andremo a cena. La giornata è praticamente finita. Buongiorno ragazzi, questo è il secondo giorno. Oggi abbiamo una bella tratta da farci in macchina, infatti andremo nel punto più a nord dell'isola di Tenerife, ovvero Santa Cruz de Tenerife, la capitale. Il mercato di Nuestra Signora d'Africa, che è quello in cui siamo proprio in questo momento, è un posto molto caratteristico qui nel centro di Santa Cruz de Tenerife. Sinceramente non so se è chiuso perché per il Covid o perché lunedì è il giorno di chiusura. Oggi infatti è lunedì e la maggior parte delle bancarelle o comunque negozi sono tutti chiusi. E adesso niente, cercheremo un altro posto da farvi vedere qui a Santa Cruz de Tenerife. Siamo arrivati in quello che è considerato uno dei simboli più emblematici di tutta la città, ovvero il Parc García Sanabria. Pensate che il parco vanta una superficie di ben 67.230 metri quadri, cioè è veramente gigante, è enorme, ed è il punto più verde della città. Ci lasciamo questo parchetto alle spalle per andare a vedere un altro dei punti più caratteristici della città, ovvero l'Auditorium. A pochi passi dal porto di Santa Cruz si può trovare quello che vedete alle mie spalle, che sarebbe appunto l'Auditorium della città. È un'opera che è stata costruita veramente recentemente dall'architetto Gustavo Calatrava, infatti è stata costruita nel 2003. La forma di questa struttura ricorda quella di una vela, come si può notare.
Siamo appena arrivati a Playa de las Teresitas, una delle spiagge più famose di Tenerife, di tutta Tenerife, in particolare ovviamente della città di Santa Cruz de Tenerife. La spiaggia praticamente dista 7 km dalla città e quindi è molto vicina, e una volta che si è finito di visitare la città di Santa Cruz de Tenerife si può fare un salto qua per passare il resto della giornata. La spiaggia è molto bella, è molto grossa. La particolarità di Playa de las Teresitas è che è una delle pochissime spiagge di tutta Tenerife, pensate, che ha la spiaggia bianca, la spiaggia chiara. Questo perché la sabbia è stata importata direttamente dal Sahara. Per il momento Playa de las Teresitas è sicuramente la spiaggia che abbiamo visto finora che ci è piaciuta di più in assoluto. Ci sono queste palme lungo tutta la spiaggia è lunghissima, c'è questa sabbia finissima veramente bella. Un altro punto a favore che sicuramente rende questa spiaggia ancora più caratteristica è questa catena montuosa che si ha praticamente proprio alle spalle di questa spiaggia, che la rende molto particolare, suggestiva, e quindi è un punto a favore. Insomma, a me sta piacendo veramente un sacco. Mentre stavamo tornando a casa ci siamo accorti che proprio sulla direzione di casa c'era una città abbandonata, e quindi ci siamo fatti subito attrarre, non potevamo perdercela. Eccola qua, ce l'abbiamo davanti. Non sono mai stato in una città abbandonata e quindi volevo assolutamente venirla a vedere. È inquietante, non c'è nessuno. Direi che è un posto poco turistico, e quindi se vi piacciono le città abbandonate dovete assolutamente venire a questo posto, è fighissimo. Ci troviamo nella città di Abades, la città abbandonata di Abades, e c'è questa chiesa, in realtà ci sono anche 40 altri edifici, tutti abbandonati. Questo posto serviva per metterci malati di lebbra, e in realtà non è mai stato utilizzato per questo scopo, ma fu abbandonato subito dopo la costruzione. È abbastanza inquietante. Finalmente un po' di riparo dal vento, guardate che roba. Pieno di murales. È inquietante. Ragazzi, in questo momento ci troviamo a Los Gigantes, siamo in un punto panoramico che permette proprio di vedere queste altissime scogliere che cadono a strapiombo sul mare che ho alle mie spalle in questo momento. Oggi la giornata prevede una gita in barca, abbiamo pagato l'escursione 30 euro a testa, 3 ore di escursione, ci dovrebbero portare a vedere le balene e i delfini. Allora, abbiamo appena finito l'escursione, è durata giusto 3 ore, abbiamo pagato appunto 30 euro a testa. L'escursione merita un sacco, abbiamo visto tantissimi delfini, tantissimi, e anche le balene, un particolare tipo di balena abbiamo visto. Le balene pilota. Le balene pilota, che sono più o meno grosse 6 metri. Avevamo qualche dubbio sulla possibilità di vedere i delfini e le balene, in realtà praticamente ci hanno spiegato che vivono sempre lì e quindi le vedete sempre. Dopo la bella escursione con le balene e i delfini abbiamo preso di nuovo la macchina, ci siamo spostati nella costa più a sud e adesso dovremo andare a vedere la spiaggia del Duque, si chiama così, Playa del Duque, che abbiamo visto che sembra molto bella. Speriamo, sì, la giornata comunque oggi è perfetta. Salutiamo Playa del Duque,
Sicuramente una delle spiagge più belle che abbiamo visto finora qua a Tenerife, quindi vi consigliamo sicuramente la visita. Buongiorno ragazzi, buongiorno, questo è un nuovo giorno. Oggi la giornata prevede la visita a Masca, che è un must have dei posti da visitare qua a Tenerife, sicuramente uno dei posti più belli che tutti ci hanno consigliato, e quindi oggi andiamo a vederla, finalmente. Masca è questo piccolo villaggio situato a 750 metri di altezza sopra il livello del mare. Pensate che è un villaggio veramente piccolo, appunto, che è formato da un centinaio di abitanti. Si trova nel comune di Buenavista del Norte, quindi siamo in una zona più o meno al nord-ovest di Tenerife. Da Masca partono un sacco di escursioni che portano poi al mare e poi vi verrà a prendere una barca che vi riporta a Los Gigantes, escursione anche di 3 ore. Quindi se siete amanti del trekking vi consiglio comunque di informarvi sulle escursioni che partono da Masca. Carissimi, siamo arrivati al faro de Punta Teño, un altro punto che bisogna assolutamente visitare qua a Tenerife, da cui si vede in teoria uno dei tramonti più belli di tutta l'isola. Comunque, se state cercando un punto panoramico, questo è un posto sicuramente adatto, soprattutto se venite a fare le foto al tramonto, è molto figo. Pensavo fosse un po' meno turistico, in realtà abbiamo beccato un botto di turisti, è molto gettonato. Molto gettonato, ci sono tanti turisti, però comunque ne vale la pena, dai, è carino. Buongiorno grandissimi, buongiorno. Oggi ci troviamo in una nuova città, in una delle città più belle di Tenerife, e si dice che sia anche una delle più belle di tutte le isole Canarie. Pensate un po', ci troviamo infatti a San Cristobal de la Laguna. Una delle caratteristiche che si notano appena si arriva nel centro storico della Laguna è sicuramente la costruzione di queste case super colorate, ce n'è di tutti i tipi, di tutti i colori. Per farvi capire l'importanza di questa città, pensate che è stata dichiarata dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. San Cristobal de la Laguna si trova al nord dell'isola di Tenerife, più precisamente a una decina circa di chilometri dalla capitale, dalla nuova capitale, ovvero Santa Cruz de Tenerife. Ed è una città che vi consigliamo assolutamente di visitare, anche solo una mezza giornata, perché è veramente bella, ci sta piacendo tantissimo. I won't give up, no, no, no. Let me love you. Don't you give up, no, no. Salutiamo anche San Cristobal della Laguna, un paesino che ci è piaciuto tantissimo, se ancora non l'aveste capito. Abbiamo fatto aperitivo qui e molto bella. Confermo. Buongiorno carissimi, pensavate che avremmo lasciato Tenerife senza aver visto il posto più turistico, il posto più famoso di Tenerife e probabilmente di tutte le isole Canarie. Sto parlando ovviamente del Teide, il vulcano. Pensate che è il monte più alto di tutta la Spagna ed è il terzo vulcano più alto di tutto il mondo, cioè è una roba altissima. Infatti si arriva, il cratere, la cima più alta, arriva a 3715 metri sopra il livello del mare, cioè è altissimo. Noi non abbiamo mai superato i 3000 metri e quindi questa per noi è la prima volta. Per salire sul Teide c'è la teleferica che si trova ad un'altezza di 2556 metri sopra il livello del mare, che in una decina di minuti ti porta appunto alla cima del
del vulcano. La teleferica costa 37 euro a persona. Noi abbiamo scelto di salire con la teleferica perché siamo abbastanza pigri, però c'è anche la possibilità chiaramente di salire su in cima facendo un bellissimo trekking, se non sbaglio di 4-5 ore, poi dipende chiaramente dalle vostre abilità e dalla vostra camminata, quindi c'è anche la possibilità comunque di arrivare su camminando. Se decidete di fare da camminata a piedi, potete decidere di farla o all'andata o al ritorno. Magari l'andata la fate in teleferica e riscendete il vulcano a piedi, oppure viceversa. Non è obbligatorio comprare il biglietto salita e discesa. Sì, esatto. Potete Se acquistare non sbaglio, anche solo... una tratta sola costava 21 euro a persona, quindi se salite solamente o se scendete solamente col teleferico costa 21 euro. Adesso dai, andiamo su, non vediamo l'ora noi. Siamo appena scesi, esperienza veramente fighissima che ci è piaciuta un sacco, ci sentiamo assolutamente di consigliarvela, non potete venire a Tenerife senza salire sul Teide, cioè è proprio una cosa che dovete fare assolutamente. È molto bella, adesso cercheremo qualcosa da mangiare perché sono le 4 e c'ho troppa fame. Fortunatamente abbiamo trovato questo hotel che fa anche da mangiare, infatti c'è un bar e stiamo mangiando adesso, sono le 5:30. Sono le 5:30 di pomeriggio, stiamo facendo pranzo adesso. Ho preso un bel bocadillo de tortillas, che sarebbe questi panini tipici degli spagnoli ovviamente, con la frittata di patate, che è buonissimo. E Giulia ha preso un panino stranissimo con formaggio, carne, cipolla caramellata e basta. Ed è anche molto buono il suo. Tra l'altro da notare la vista direttamente sul Teide, veramente figo. Personalmente una delle spiagge più belle che abbiamo visto qua a Tenerife. Semplicemente incredibile, dovete assolutamente venire qua. È stupenda, pochissimi turisti. Si chiama Playa Diego Hernández. La spiaggia si trova nel sud dell'isola, siamo vicino a un paese chiamato La Caleta. Questa è l'ultima mattina che siamo qua a Tenerife, infatti oggi pomeriggio prenderemo l'aereo per tornare in Italia. Abbiamo trovato una spiaggia bellissima di sabbia bianca, chiara, come siamo abituati noi italiani, e quindi se avete delle famiglie vi consiglio assolutamente di venire qua. Si chiama Playa del Camisón e si trova praticamente a sud, siamo praticamente a 2 passi da Playa de las Americas, quindi quella famosissima straturistica. Ci si può mettere sugli ombrelloni, ci sono le sdraio, è ben servita, ci sono le palme come sullo sfondo, è veramente bella. Purtroppo il nostro viaggio qua a Tenerife è terminato, era l'ultima spiaggia che vi abbiamo fatto vedere, l'ultimo posto. Ci è piaciuta tantissimo, quindi vi consigliamo veramente di venire in quest'isola delle Canarie perché è veramente bella, è molto varia nei suoi paesaggi e speriamo insomma che con questo video
vi abbiamo un po' reso l'idea di come è Tenerife, di come è quest'isola. Noi quindi ci salutiamo e molto probabilmente ci vedremo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete un like e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao! Paolo Paolo, Paolo Paolo, Paolo Paolo, Paolo Paolo. Ciao Paolo Paolo. Paolo Paolo. Al posto di Paolo Paolo, hola chicos. Hola chicos. Ciao, che bello vedervi ragazzi. Sono veramente felice di prendere di nuovo in mano la telecamera, fare le riprese, essere nel vivo dell'azione. Non sapete quanto mi mancava vloggare. Siamo arrivati al parco, come si chiama? Park Garcia Sanabria. Pensate che questo parco vanta una superficie di 60.230 metri quadri. Questa settimana Questo obiettivo qua vicino mi mette un'ansia. Questa? Obiettivo così No, vicino. ma guarda che si vede tutto, è fichissimo. Dai, andiamo. Vamonos. Sono costretto a parlarvi dalla macchina perché fuori c'è un vento fortissimo, infatti non si sentiva niente dalle riprese. Comunque se state cercando sto parlando te fai cose, ti gratti, tocchi, cosa fai? Ma come si fa a vloggare così? Come si fa? Dai, si fa i capelli. Dicevo, ci sei? Posso parlare? Sì, ma mi fa la faccia storta, Ma così va là. grosso. Bello comunque sto grandangolare con i finestrini che si vedono dietro, è fighissimo. Ma